Quali ritiene essere i principali punti su cui dovranno essere articolati i negoziati internazionali in tema di e-commerce? Diciamo gli aspetti principali su cui dobbiamo focalizzarci sono sicuramente quelli che facilitano alle piccole e medie imprese o comunque alle nostre imprese di operare il commerce a livello internazionale, e quindi tutti quegli aspetti che diciamo di market entry, di accesso al mercato, che facilitano proprio il vendere online al di fuori del proprio paese. Il challenge secondo me di questi negoziati internazionali è che è allo stesso tempo anche la sua grande opportunità, è che sono per ora già 76 gli stati aderenti, e quindi diciamo sono stati anche che hanno un potere di negoziato e delle pratiche di negoziato molto diverse. Alcuni stati sono stati in via di sviluppo, dove anche diciamo l'infrastruttura è diversa. Qui non si tratta di un negoziato bilaterale dove poter andare molto in dettaglio su alcuni aspetti. Si tratta soprattutto di tentare di prevedere alcune regole minime che permettono diciamo di facilitare l'e-commerce cross border, e quindi di portare alcuni dei principi che stanno funzionando bene della nostra agenda digitale in Europa, speriamo anche a livello internazionale. Che impatto in termini di crescita dell'e-commerce intra-UE ritiene possa avere la prevista entrata in vigore nel 2021 del cosiddetto pacchetto IVA e-commerce? Sì, secondo me l'entrata in vigore di questo pacchetto sicuramente faciliterà il vendere cross border a livello dell'Unione Europea. Quello che diciamo è innovativo in questo senso è che permette poi a dei piccoli operatori di pagare in una volta sola, una sola autorità, diciamo l'IVA e le tasse dovute, e che poi sono le autorità stesse che tra di loro diciamo si spartiscono quanto è dovuto in diversi territori. Sicuramente secondo me quindi l'impatto sarà grande, nel senso che permetterà alcuni tipi di piccole e medie imprese che per il momento hanno deciso di non vendere oltre frontiera proprio per le complicazioni pratiche che esistono a livello fiscale, di farlo. E tra l'altro ci sono molti servizi che sono offerti proprio da alcuni marketplace eccetera, per gestire questo in maniera snella e facile, che quindi permette anche a piccole e medie imprese di fare questo passo. Quindi secondo me impatto grande. Quello che secondo me bisognerà ancora vedere è come comunque facilitare ulteriormente questo elemento, poiché ci sono alcune cose che non sono ancora coperte, ma ci sono alcuni elementi che possono secondo me ancora essere migliorati, e dovremmo lavorare insieme in tal senso. Dall'entrata in vigore del regolamento sul geoblocking, avete evidenza di come gli operatori stanno adeguandosi? Il geoblocking è applicabile soltanto dal dicembre dell'anno scorso. Vediamo che molti operatori stanno effettivamente cambiando il loro modo di funzionare, il loro web shop online, e in realtà dicevo si tratta massimo di 2 ore di un webmaster, cioè praticamente nei sistemi di pagamento indicare non solo l'Italia ma diversi stati membri come possibilità dell'indirizzo anche per il pagamento tramite carta di credito e questi sistemi. Secondo me sono delle misure minime che possono essere prese facilmente e che possono effettivamente aiutare poi a vendere in maniera più importante cross border. Chiaramente qua il vantaggio è che non bisogna né consegnare in paesi dove non vorresti consegnare, né parlare in lingue che non volevi usare, quindi in realtà sono tutti benefici per l'impresa, che può vendere alle stesse condizioni che fa a livello nazionale, ma semplicemente quindi il consumatore che accetta le condizioni di un locale. Come le imprese si stanno adeguando, penso sia ancora un po' presto per dirlo. Abbiamo fatto una prima domanda in un sweep che è stato fatto proprio i primi giorni di dicembre, quindi i primi giorni di applicazione, ma chiaramente diciamo che dovrebbe essere un sistema praticamente di verifica dei siti web, per verificare a tappeto e a campione alcune come questi si stanno adeguando, sicuramente prima dell'estate, che ci darà delle indicazioni più importanti. La partenza è forse un po' difficile, nel senso che ci vuole molto lavoro, e quello che stiamo tentando di fare anche per parlare molto con le autorità, con gli stati membri, aiutare
per la parte pratica, ma anche alle imprese per spiegare esattamente come si può fare, anche perché di solito l'autorità del consumatore, che è responsabile di occuparsene, poi se considera che c'è una violazione del regolamento può applicare delle multe eccetera alle imprese, quindi è molto importante che queste sappiano veramente quelle 2 o 3 cose da fare per far sì che non sono passibili di queste multe, ma soprattutto che hanno più possibilità di vendere alle proprie condizioni.